98 anni fa, nel 1924, a Milano, Antonio Gramsci fonda l'Unità, quotidiano degli operai e dei contadini. Ad Alba, Don Giacomo Alberione inaugura Il Giornalino, la fortunata rivista cattolica per i ragazzi. Contemporaneamente, in Friuli, un giovane maestro di appena 28 anni, Chino Ermacora di Tarcento, dà vita a La Panarie, rivista friulana d'arte e di cultura. Un periodico che viene riconosciuto come nuovissimo nella grafica, elegante, moderno. Per 94 numeri fino al 1940 collaborano con La Panarie le personalità più illuminate della regione e la rivista si rivela la voce più autorevole e autentica della vita culturale del Friuli di quel tempo. Messa a tacere dalle difficoltà legate alla Seconda Guerra Mondiale, La Panarie rinasce a nuova vita solo nel 1968, grazie a un gruppo di intellettuali legati alla figura di Alfeo Mizzau. Libera e aperta ad ogni tipo di confronto, La Panarie vede le firme di personalità di tutto rilievo provenienti dai più svariati ambiti: filosofi, politici, scrittori, artisti. La rivista, con la sua varietà di voci, diventa parte attiva della realtà sociale, culturale della regione negli anni 70, 80 e 90. Nel 1996, a seguito della grave malattia che colpisce Mizzau, il testimone passa a Vittorio Zanon, che ne diviene editore e rinnova la redazione con figure di prestigio come Maria Carminati e Bruno Londero. Facendo riferimento allo storico mobile per i lieviti e le farine, l'interrogativo guida di questi anni è: Panarie c'è astu dentri? Nonostante gli importanti mutamenti antropologici, lo spirito non cambia e la rivista continua a rinnovare il proprio progetto culturale, alzando lo sguardo del Friuli verso il resto del mondo. Gli ultimi 10 anni hanno richiesto ulteriori aggiornamenti per stare al passo con i tempi. La redazione ha visto arrivare figure giovani, capaci di interpretare le nuove esigenze comunicative. È stato introdotto un sistema scientifico di valutazione dei contributi ed è stata completamente rinnovata la grafica. Ma soprattutto La Panarie ha ulteriormente rafforzato le sue due linee editoriali principali: l'individuazione delle eccellenze e la condivisione con il territorio. Molti, in questi anni, sono stati gli eventi culturali organizzati in sinergia con le realtà locali. Ampio lo stupore di chi ha scoperto persone, luoghi, realtà del territorio grazie al lavoro appassionato della redazione. L'editore è particolarmente felice di presentare la rivista storica La Panarie, che nasce nel 1924 ed è caratterizzata dalla forza che misero i protagonisti e i fondatori di essa, prima Chino Ermacora, poi Alfeo Mizzau, ora continuo io. Ebbi la fortuna di conoscerla da giovane per merito di Alfeo Mizzau e di averla seguita fin dal 1968, anno della nuova serie. Cos'è La Panarie oggi? Vi do numeri. Se la serie di Chino Ermacora contò 110 fascicoli, 1670 articoli e coinvolse circa 600 autori, la nuova serie, quella del 1968 ai giorni d'oggi, raggiunge i 212 fascicoli per un totale di 23.400 pagine e il coinvolgimento di 1.750 autori. Non posso concludere questo pensiero esprimendo la gratitudine e l'affetto per i collaboratori, la redazione che si spende con passione, entusiasmo e senza calcoli alcuni per la riuscita e il mantenimento in vita della nostra bella rivista. In questa occasione, in cui La Panarie diventa integralmente disponibile sul portale rivistefriulane.it, noi della redazione abbiamo deciso di metterci la faccia, non solo per farvi vedere chi si cela dietro le pagine della rivista, ma soprattutto per raccontarvi come ciascuno di noi la vive. Io sono Stefano Stefanutti, sono un consulente editoriale e in Panarie mi occupo della grafica e sono responsabile di redazione. Per me Panarie è un opificio di cultura, dove in uno spazio contemporaneamente virtuale e reale tante persone si ritrovano insieme per dare vita ogni volta a un prodotto nuovo,
bello, elegante e di qualità. Se non sapete ancora perché, leggetela. Sono Tina Marchiol, sono la segretaria della Panarie. Io Panarie la conosco dal 1968, praticamente da quando è nata la seconda serie della Panarie. Poi nel 1996, quando c'è stato un momentino così di difficoltà, con mio marito abbiamo deciso di continuare questa avventura. Comunque devo dire che è entusiasmante quello che stiamo facendo, spero che il messaggio che diamo di cultura attraverso tutti i nostri collaboratori riesca a dare un messaggio proprio importante di quello che è la nostra regione. Sono Mario Turello, io mi occupo soprattutto di umanistica, di materie attinenti alla letteratura, alla critica letteraria e in genere al mondo così della produzione libraria. Io vorrei dire con quale spirito partecipo all'avventura della Panarie, con uno spirito di riconoscenza verso Vittorio Zanon, che è direttore ed editore della Panarie, oltre che di monografie sempre di pregio. Spirito anche di orgoglio perché faccio parte di una redazione che ha fatto di questa rivista ormai quasi centenaria uno strumento estremamente giovane, versatile, bello, piacevole da leggersi e sempre interessante. Io sono Barbara Sturmar, un'insegnante, ovviamente mi occupo di letteratura, sono una docente di lettere. Io vivo Panarie con il desiderio di spostare un po' il confine, andare verso est. Mi sono occupata di diversi argomenti, ho trattato di scrittori triestini, ma recentemente anche di altri autori, rispecchiando quella che è appunto l'abitudine di Panarie di approfondire argomenti legati ad anniversari speciali. Quindi vi invito a leggere la nostra rivista. Sono Yuri Kozianin, componente della redazione della Panarie. Per me la rivista è un modo garbato e raffinato di offrire al lettore la storia e la cultura, in particolare della nostra terra friulana. Il fatto che lo faccia da quasi 100 anni è un grande merito, tutto da leggere. Sono Nadia Danelun, sono un'insegnante e una storica dell'arte, faccio parte della redazione della Panarie. Per me Panarie è raccontare la storia e l'arte restituendo la voce a chi non ce l'ha più. Mi chiamo Francesco Cevaro, sono attore, regista e drammaturgo e in Panarie scrivo le recensioni teatrali e cinematografiche. Per me Panarie è un grande spazio di libertà per me di poter esprimere appunto le mie opinioni e le mie critiche, ma libertà anche di leggere interventi artistici, culturali, davvero di tante voci diverse da tutta la regione e non solo. Sono Alessandro Morgera, sono un insegnante e faccio parte della redazione della Panarie. Per me Panarie vuol dire anche gettare uno sguardo oltre il Friuli, da Gorizia a Trieste, dal Coglio al Carso, passando dall'Isonzo al Timavo. Un viaggio ricco di storia, arte e memoria.